Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche affettive a due, il carro e il giudizio. Wow! Movimento, spostamento, rinnovamento, scelte prese con consapevolezza, io direi. Qui si parla di idee che arrivano, di anche un'illuminazione. Quando c'è la carta del giudizio, ehm, per qualcuno si tratta di ricevere una notizia, di fare una comunicazione o ricevere proprio quello che è la chiamata, che può essere sia una chiamata da un punto di vista fisico, ma anche spirituale. Andiamo a vedere con gli angeli del cuore di che cosa vi parlano, cosa vi vogliono dire. Abbiamo, wow, matrimonio, questa situazione include il matrimonio. E poi abbiamo risolvi le questioni familiari, perdoni i tuoi genitori e la vita amorosa ne trarrà giovamento. Interessante. Andiamo a vedere con i tarocchi, perché qui si tratta di avere delle questioni in sospeso, probabilmente con i propri genitori, che magari influiscono nel vostro matrimonio. Qui si tratta di scegliere, ok? O di avere una visione di insieme, cercare di capire le cose con più consapevolezza. Ma andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Io vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Se non risuonasse niente o voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nel caso poi vogliate contattarmi, trovate la mia mail sotto nella descrizione del video. Cominciamo con un set di denari, un asso di denari e la carta dell'eremita. Quindi si parla di un periodo di attesa con il set di denari, un periodo che ha richiesto probabilmente un certo tipo di pazienza prima di avere questo nuovo inizio che o state già passando, nel senso che avete già iniziato un nuovo tipo di vita, quella rinascita di cui parla il giudizio, oppure sta per cominciare fondamentalmente. L'eremita qui ci dice che avete bisogno di cercare voi stessi, di cercare quella che è la vostra verità, la vostra, sì, la vostra verità, quello che è valido per voi. La carta dell'eremita vi dice di fare appello a tutta la vostra saggezza. Abbiamo un 9 di coppa al contrario, quindi sento che qui la situazione non è proprio, diciamo, delle migliori, perché il 9 di coppa al contrario normalmente parla di un sogno che non si compie, che non c'è, come vi posso dire, quella sensazione di appagamento, in tutta questa situazione o questa relazione. Anzi, vi dirò che avendo l'eremita, molte persone potrebbero sentirsi un po' sole o isolate e potrebbe essere in questo senso che sono uscite queste due carte. Il 3 di coppe potrebbe parlare di amici, quindi di quello che è l'ambiente, se vogliamo, sociale che si sta frequentando, ehm, ma potrebbe anche parlare di una terza persona all'interno di questa relazione. Perché il 3 di coppe parla sempre, sono tre energie, insomma. Qui quello che cambierà sarà la vostra quotidianità e vi dico che sì, è vero, si tratta di prendere una decisione sul che strada prendere, no? Ed è per quello che c'è anche l'eremita, perché avete bisogno di prendere questo genere di consapevolezza, capire il perché non vi sentite pienamente appagati, no? Però qui quello che manca sono due carte di denari, è una sorta di stabilità, io sento, che può essere proprio riferita a una questione economica di denaro, però vi dico che con l'asso di denari per molte persone quello che arriverà è un dono proprio o economico, un aiuto materiale, un aiuto pratico, sarà un qualche cosa che vi darà la possibilità di ricominciare, diciamo così. Per qualcuno, visto che la chiamata del giudizio può essere una chiamata spirituale, per qualcuno il dono potrebbe essere psichico.
mm? Quindi magari si tratta di iniziare a saper leggere l'energia piuttosto che doti di chiaroudienza, chiaroveggenza. Andiamo a vedere carta per carta. Allora, andiamo a vedere il 7 di denari. Ci sono tanti denari comunque. Tanta questione Eremita al contrario e diavolo. Ho la sensazione che qui ci sia qualcuno che stia aspettando che un movimento dall'esterno, che qualcun altro faccia un movimento, perché qui abbiamo la carta dell'eremita al contrario, che quindi è il non seguire la propria verità, e poi abbiamo anche la carta del diavolo, che parla proprio di un condizionamento mentale. Quindi è come se ci fosse qualcuno qui che non sta agendo con la propria testa, col proprio istinto, per se stesso, diciamo, o se stessa, chiaramente. Andiamo a vedere l'asso di denari. Abbiamo una regina di bastoni e un 10 di spade, ragazzi. Qui c'è bisogno di chiudere con qualche figura, diciamo con un divino femminile molto sviluppato. Può essere una madre, e qui sento questa carta del perdono ai tuoi genitori. C'è qualche ciclo qua che bisogna chiudere e ricominciare, e si tratta di anche riprendersi il proprio potere personale, quello che qui in un certo senso mancava. Andiamo a vedere l'eremita. Abbiamo la carta del sole e la carta della stella. Sì, si tratta proprio di vedere che cosa è valido per voi, di guardarvi dentro. Avete proprio bisogno di fare. Arriva questo periodo. So che voi avete bisogno di capire, di aver maggior comprensione, ma avete la carta del giudizio, quindi c'è quello che è l'illuminazione, quella cosa che prima magari non era chiara e che poi lo diventa ad un certo punto. Qui si tratta di lavorare sul bambino interiore, su quelli che erano i vostri desideri quando eravate piccoli, su quello che vi hanno fatto credere anche di desiderare probabilmente. Ok? Perché quando c'è il diavolo comunque si parla sempre di. Magari non sono. Ecco, per esempio, quando i nostri genitori hanno certi tipi di credenze legati alla famiglia, e noi, crescendo in quel tipo di famiglia, automaticamente siamo condizionati dal tipo di pensiero. Si tratta qui di riconoscere, attraverso il lavoro interiore, qual è il tipo di pensiero che condiziona, ritornare fondamentalmente a quando eravate bambini, a quando ancora non eravate condizionati, a pensare che idea avevate voi su quella situazione, su quel non lo so, che idee avevate voi di famiglia quando avevate 10 anni, perché poi crescendo si vedono le dinamiche familiari e si viene in qualche modo contaminati, condizionati. Andiamo a vedere il 9 di coppe al contrario, parla di un 8 di coppe, un cavaliere di coppe e un 10 di bastoni. Io qui ho l'impressione che qualcuno abbia, come vi posso dire, la speranza che l'altra parte possa fare un'offerta che in realtà non sta arrivando. È come se ci fosse una sorta di insoddisfazione nel tipo di situazione che state vivendo. C'è qualcosa con questo 8 di coppe. L'8 di coppe ha la stessa energia dell'eremita, quindi anche qui cercate di capire le proiezioni che avete sul principe azzurro, perché qui c'è da fare letteralmente un fascio di tutto quello che sono i pesi, le responsabilità, le credenze, le idee che avete avuto fino adesso, e fondamentalmente dargli fuoco, lasciarsi alle spalle, e sono due carte che ve lo dicono. Andiamo avanti, vediamo il 3 di coppe. Abbiamo un 3 di bastoni al contrario, un 10 di denari, un asso di bastoni, la temperanza e un 4 di spade. Sì, c'è qualche cosa, guardate, avete due carte di guarigione qua. La temperanza e il 4 di spade.
qui c'è bisogno di prendersi un momento per voi, un momento di introspezione, un momento dove ricaricare le pile, permettere a quello che è il vostro lato, se vogliamo, mentale, di entrare in equilibrio con quello che è il vostro lato emotivo. Dovete in qualche modo trasmutare questo tipo di energia con il divino femminile e capirla con il divino maschile. Lì arrivate, secondo me, a quello che è appunto la guarigione, un equilibrio. Qui c'è qualche cosa anche che fa riferimento al non riuscire a, a guardare serenamente il futuro. È come se non si riuscisse a vedere una famiglia felice, un'unione felice. Andiamo a vedere l'otto di denari perché è al contrario. Di nuovo un 3 di coppa al contrario, un re di spade e un fante di pentacoli. Ragazzi, il 3 di coppe per qualcuno potrebbe rappresentare una terza persona all'interno della relazione. Se non aveste nessuno, è, come dicevo prima, fa riferimento agli amici, diciamo, alla cerchia sociale che state frequentando. E sento un po' come se fosse... mm, come vi posso dire? Cioè sono loro che comunque vi danno la possibilità di rientrare, se vogliamo, nell'equilibrio. E di qua, vedendo queste carte così, quello che sento è che manca una reale stabilità a livello economico, a livello pratico, a livello concreto. C'è qualcosa nella quotidianità che non funziona. Qualcuno comanda un po' troppo, controlla un po' troppo. Ok? Si tratta di diventare osservatori della situazione, studiate la situazione e le dinamiche energetiche che si creano. Andiamo a vedere questo 6 di denari al contrario, perché visto così parla di una sorta di disequilibrio. 10 e 1, 10 di coppe e il mago. C'è bisogno di cambiare qualche dinamica all'interno di questo gruppo, di questa famiglia, di questa relazione o di questa situazione. Bisogna iniziare a manifestare una nuova famiglia. Guardate, in realtà qui abbiamo risolvi le questioni familiari. Qui c'è la carta della famiglia felice, ma c'è anche qualcuno che non riesce ad avere questa visione di famiglia felice. C'è sempre questa sorta di contaminazione che vediamo qui e la necessità di fare questo viaggio spirituale, questo viaggio interiore per permettere a voi stessi di guarire l'idea che avete di come si gestisce una famiglia. Da lì, con la comprensione, arriva poi la compassione ed è così che poi si può arrivare a perdonare gli altri, insomma. Ok, andiamo a vedere qualche carta in più per i single, qualche carta in più per le persone che sono in una relazione stabile e qualche carta in più per le persone che hanno una relazione diversa, quindi che sono a distanza, in separazione o in una relazione clandestina. Giustizia, fante di pentacoli un'altra volta e 10 di spade. Allora, qui molte persone sento che stanno già facendo questo lavoro di taglio fondamentalmente, taglio con quello che non serve più proprio per riportare l'equilibrio. Se ci fosse una questione familiare in ballo, qui si potrebbe trattare di qualche cosa a livello burocratico che dovete chiudere e che verrà chiuso. Ecco, quello che vi consigliano le carte con questo fante di pentacoli
e di stare molto attenti se si tratta veramente di qualcosa di burocratico a quello che firmate. Però sarà il modo per andare verso la chiusura del ciclo, di questo ciclo condizionante, diciamo così, ok? State fondamentalmente imparando ad uscire da un ciclo karmico qui. Vi state avvicinando alla chiusura. Può anche essere, se non è qualcosa di burocratico, può anche essere semplicemente un legame che sia da un punto di vista energetico e che stia arrivando alla conclusione. Magari è un vostro ex. Non risuonerà così per tutti. Per molti potrebbe essere che per giustizia divina arrivi una persona, questo fante di denari, che vi aiuta in qualche modo a dare origine a questo 10 di spade, a questa chiusura ciclo, a quello che è la carta del giudizio, il risveglio, la presa di coscienza. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione stabile. 6 di bastoni, la regina di coppa al contrario e la carta della stella al contrario. Allora, qui in realtà sento che le cose è un 6, 6 di bastoni, quindi quando ci sono i 6 le cose comunque sono in una certa armonia, in un certo equilibrio, ma sento che c'è una sorta di energia di rassegnazione in realtà ed è per quello che c'è il 9 di coppa al contrario, perché con queste due carte al contrario sento che manca un po' la speranza di poter cambiare le cose all'interno di questa situazione, di questa relazione, proprio perché magari ci si sente incastrati in quello che è il matrimonio. Qui si tratta di cambiare punto di vista, come vi dice anche il giudizio, potrebbe esservi utile fare un passo indietro, insomma, e cercare di vedere le cose da una prospettiva un po' più ampia. Perché qui è proprio il focus che manca, l'obiettivo, da che parte stiamo andando come coppia. Abbiamo dei progetti in comune, apparentemente potreste sembrare anche una coppia in equilibrio, insomma, che ha tutto quello che vuole, però in realtà questa sensazione di insoddisfazione c'è. Ok, andiamo a vedere per l'ultimo gruppo. Uh, uh. 2 di coppe, 6 di spade, regina di spade, 5 di denari e cavaliere di denari. Quindi qui si tratta di qualche tipo di unione che comunque c'è. Quindi può essere che non ci siano molte persone in separazione qui che stanno ascoltando, però è anche vero che c'è da prendere le distanze da un certo tipo di attitudine un po' tagliente, mi verrebbe da dire. La regina di spade potrebbe rappresentare una madre per qualcuno e la relativa delusione di cui vediamo la spiegazione di questa carta. Il 5 di denari fa sempre riferimento un po' alle perdite, più che alla perdita in sé, all'idea della perdita, nel senso che è una carta che ricorda molto le persone che sono, che si comportano da vittime, perché in realtà se ci fate caso la chiave c'è per aprire la porta, ma questa persona preferisce rimanere lì a commiserarsi. Quindi il punto qui della situazione è che si va avanti a passi molto lenti. C'è un qualche tipo di rigidità mentale qui che vi crea questo 5 di denari. Guardate, nel caso fosse in una relazione a tre, perché potrebbe essere una relazione clandestina, potrebbe essere che l'altra persona sia sposata e che quindi ci sia questa sorta di impedimento. Andiamo a vedere ancora un paio di oracoli per chiudere la lettura. Andiamo a vedere cos'altro vi vogliono consigliare. Wow, guardate, matrimonio e qui abbiamo gli anelli di fidanzamento, di matrimonio. Qui parla anche di connessioni di anime, di amore eterno e di una promessa che è per sempre. In questo caso vi dirò, c'è la carta del giudizio, c'è la carta della stella, qui anche, soprattutto in questa lettura 2 volte. C'è il 2 di coppe, c'è la temperanza. Per molte persone si potrebbe trattare di un'anima gemella, ok? Perché giustamente si parla di amore eterno
e c'è il giudizio che parla di karma, quindi potrebbe anche essere che questa relazione che voi abbiate con questa persona è perché l'anima di questa persona faccia parte della vostra famiglia di anime. Comunque c'è un qualche cosa che per destino dovete superare insieme. E poi abbiamo qualche cosa che sarà illuminante, diciamo, una sorpresa, un'epifania, lo vedo anche qui, e una trasformazione. Ed è qua la trasformazione. Risolverete le questioni familiari. Andiamo a vedere ancora un messaggio da parte dei guerrieri di luce. Osservazione, lo sento anche qui con questo cavaliere, scusate, fante di pentacoli, espandi la tua coscienza osservando la matrice divina della vita, diventate osservatori delle dinamiche, come vi dicevo prima. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!